uomo solo perché comunque raramente si va in campagna in tanti, si va da soli e io lo vedo, l'ho vissuto qua perché questo luogo è la Caneva, questo luogo è la Caneva, nel tipico punto di aggregazione trentino, dove la sera, finito il lavoro o a mezzogiorno, ci si trovava per un bicchiere di vino ed era proprio il punto della condivisione. E devo dire che sono contento perché ultimamente è ritornato questo punto di condivisione di molte cose, legate soprattutto al mondo del bio, perché fortunatamente qua in zona, per esempio sulle colline avisiane, penso che oramai gran parte della produzione sia biologica. Sì, tutti i vignaioli, perlomeno tutti i vignaioli della zona sono biologici. Ed è stato proprio questo un processo di condivisione, perché cambia tutto, è inutile, qui cambia tantissimo anche i territori, essendo zona montana, anche la parte pedologica è veramente differente e molto importante. Però la condivisione di certe cose ha aiutato l'uno e l'altro a crescere, magari il levare certe varietà vicino ai boschi. Porto proprio un esempio reale: avevamo un vitigno di Schiave, avevamo una vigna di Schiave vicino al bosco con tantissima temperatura fresca, per la drosofila era una festa, quindi l'abbiamo deciso di spostare, quel vigneto è stato cambiato, è stato messo in una zona più calda e la drosofila ha portato metà dei problemi, proprio è stato incredibile il cambio. Ci sono veramente questi interscambi che servono e io punterei moltissimo anche sul discorso vocazionalità, perché grazie al biologico si sta riscoprendo direi di giorno in giorno, neanche di anno in anno, la vocazionalità dei territori legata a quel vitigno piuttosto che a quel prodotto, quella varietà, piuttosto che a quella tipologia fruttifera. Questo è veramente un qualcosa che sta cambiando di nuovo la viticoltura, sta cambiando, ci sta riportando a quella che era la vocazionalità di un secolo fa. Con il nostro concetto, quindi quando abbiamo cominciato magari a lasciare il sciovesci, a non utilizzare i diserbanti e quant'altro, i contadini vicini hanno cominciato ad alzare i forconi, nel senso che c'era la paura, no? Vedevano questa novità come il diavolo, come un qualcosa di pericoloso per la loro vigna, no? E anche perché uno dei problemi grossi legati ad altri tipi di agricoltura molte volte è proprio di rendere le vigne molto deboli. Quindi la loro paura era: adesso questi non fanno più i trattamenti, ma in realtà la logica del biologico è molto più complessa. E inizio è andata così, mi ricordo il primo anno, questo è stato un po' un esperimento, abbiamo zappato tutta una vigna a mano. E c'era il vicino: ma va, cosa fai? Guarda qua, tu ci metti una settimana, io in 2 ore faccio tutta. È 2 anni che anche lui è biologico, perché ha visto poi il risultato in vigna, ha visto l'equilibrio. Per esempio sono 2 vigneti vicini di Gewürztraminer, e lui un impianto 20 anni più nuovo con grossissimi problemi di mal dell'esca. Il nostro pian pianino invece è entrato in equilibrio, ci sono stati dei giochi veramente interessanti, è entrato in equilibrio e il mal dell'esca è andato addirittura a ridursi. Quindi lui ha notato questi 2 o 3 cose, ha cominciato a lavorare anche lui per cercare di capire qual era il suo problema in vigna. Non è che l'ha fatto per una questione economica, l'ha fatto perché ha visto che il nostro vigneto stava meglio, era più sano del suo, che questo è il centro. Perché se guardiamo solo la parte economica, molte volte ci diamo anche la zappa sui piedi. Se guardiamo invece la parte salubrità e territorio, abbiamo già vinto. Sarà veramente l'evoluzione, se vanno viste legate a problemi di terreno, ma quello bisognerà studiare quella che è il giusto equilibrio a livello fungino e batterico dei terreni. Va visto l'equilibrio a livello insetti, bisognerà capire nel futuro qual è la possibilità di equilibrare questa problematica legata alle cimici piuttosto che alla drosofila. Queste qua sono tutte cose che logicamente
approfitteremo di chi ne sa più di noi, e faremo volentieri anche da cavie, perché logicamente sono sperimentazioni che andranno fatte, viste, rivisitate, perché anche col cambiamento climatico ci sono cose che ad oggi noi non conosciamo appieno, cioè siamo solo all'inizio di un cambio a parer nostro.